Bentornati su Figaro Lab. Dopo i nostri precedenti video, dove abbiamo esplorato principalmente booster, distorsori, overdrive, ci cimentiamo adesso con le nostre prime modulazioni. Ecco, le modulazioni sicuramente sono un mondo un pelo più complesso rispetto a un overdrive, rispetto agli effetti che abbiamo considerato fino ad ora. Però vorrei farlo nel modo più leggero e simpatico possibile. Questo primo video, lo spiegone, non ve lo toglie nessuno, anche perché servirà a introdurre dei principi fondamentali che vi serviranno per poter costruire qualche cosa di vostro, ma anche semplicemente per comprendere qualche pedale che avete già a disposizione. Ho scelto in particolar modo di iniziare con quegli effetti di modulazione che si occupano principalmente di sfasamento, quindi il phaser e il vibe. Perché accostati in un unico video e accostati quasi come se fossero due cose identiche nonostante non lo siano? Perché phaser e vibe hanno in realtà un'anima in comune, anzi in realtà vedremo che sono caratterizzati da tre elementi in comune. Tre elementi in comune che sono anche la loro differenza, infatti la gestione di questi elementi è quello che fa la differenza tra un phaser e un vibe. Come lo faremo? Lo faremo introducendo l'argomento prima in maniera teorica con il video di oggi. Nel prossimo video vi farò vedere direttamente i due pedali montati e li ascolteremo, quindi non vi mostrerò le fasi di montaggio, è una cosa ridondante ormai. Ma vi mostrerò come, partendo da un kit molto semplice, il kit di un phaser, è possibile realizzare sia un phaser che una simpatica alternativa a un vibe più costoso. Il kit scelto in questo caso è quello di un phaser già con il controllo di depth, controllo che è implementato su alcuni phaser già dalla casa, su altri invece non presente, ma che viene di solito valutata come modifica. Penso ad esempio al Phase 90. Il Phase 90 non ha questo controllo di depth, che secondo me invece è importante ed è un controllo che ci consente di dare maggiore o minore enfasi al nostro effetto di phasing, e lo faremo diventare un vibe. La presenza già del controllo di depth è un requisito essenziale che ci consentirà di poter fare lo shift dall'effetto di fase a quello là di vibe. Vedremo poi nella spiegazione anche il perché. Quindi anche partendo da un medesimo kit riusciremo ad ottenere due effetti completamente diversi. Questo per farvi capire che l'impianto di base a volte di due effetti che hanno una resa completamente diversa può essere in realtà ricavabile da un pedale molto semplice. Perché produrre un vibe da un phaser e non il contrario? Sicuramente perché un phaser di base è molto più economico anche come kit, e secondo perché parecchi di voi probabilmente avranno un vecchio Phase 90 o un pedale phaser qualsiasi che però di base è costituito dagli stessi elementi, potrebbe avere voglia magari di modificarlo e aggiungere un vibe in pedaliera invece di un phaser che magari non utilizza più. Prima di lasciarvi al video vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di lasciare un like al video se sarà di vostro gradimento. Entriamo nel vivo delle differenze e dei punti comuni tra phaser e vibe. Allora, innanzitutto non è proprio un argomento per quelli di primo pelo, per cui vi prego di prestare una buona attenzione almeno nella fase iniziale per comprendere dei concetti abbastanza importanti. Per comprendere il phaser e il vibe, infatti, dobbiamo fare amicizia con il discorso di fase, quindi il concetto di fase è essenziale a capire come funzionano questi effetti, con i filtri all pass ed infine con i low frequency oscillator o detti LFO. Partiamo con la fase. Comincio col dirvi che fondamentalmente quello che noi sentiamo come segnale della chitarra non è una singola sinusoide legata a una frequenza, ma è una sommatoria di frequenze che vanno nello spettro che la chitarra è capace di riprodurre. Noi per semplificare utilizzeremo un'unica frequenza di valore indefinito in questo caso, perché mentre consideriamo di solito un segnale all'oscilloscopio ad esempio come assi cartesiani dove abbiamo sull'asse delle ordinate la tensione, sull'asse delle ascisse il tempo, quindi siamo nel dominio del tempo. Per valutare la fase, che nella slide che state osservando è contraddistinta dalla lettera Φ, dobbiamo considerare invece sull'asse delle ascisse, partendo da una sinusoide di riferimento, dobbiamo valutare la presenza dei radianti, ovvero sull'asse delle ascisse avremo i gradi espressi in radianti. Sapete benissimo che una circonferenza che normalmente si può esprimere in 360 gradi si può esprimere tranquillamente in radianti, dove l'intera circonferenza, quindi 360 gradi, sono compresi tra 0 e 2π. 2π rappresenta esattamente il valore di 360 gradi.
quindi va da sé che π greco rappresenterà 180 gradi, π greco mezzi 90 gradi e via discorrendo. Benissimo, detto questo, vedete che la nostra sinusoide iniziale e quella successiva presentano una differenza rispetto all'asse delle ascisse, che è contrassegnata da questo trattino blu con la lettera Φ sopra. Benissimo, questa è la fase. Come potete facilmente immaginare, quando arriveremo al punto in cui il segnale sarà sfasato di 180 gradi, avremo praticamente una cancellazione del nostro segnale, in quanto al picco superiore del segnale originario corrisponderà il picco inferiore del segnale derivato. Di conseguenza questo produrrà un segnale pari a 0. Questo è utile a comprendere i fenomeni di cancellazione dovuti allo sfasamento. Il nostro phaser e il nostro vibe in effetti lavorano proprio sulla fase e lo fanno attraverso due elementi. Quindi se avete compreso la differenza di fase, che ecco in questo caso è contraddistinto da un valore Φ generico, ma che dovremmo andare a convertire in radianti per capire di quanto è sfasato, riuscirete meglio a comprendere anche il funzionamento degli due elementi successivi. Benissimo, questo sfasamento che qui vediamo per una singola sinusoide va concepito su tutta la banda in effetti che attraversa il pedale. In poche parole, lo sfasamento avviene sul segnale iniziale che mandiamo all'interno, quindi l'insieme di frequenze che abbiamo espresso con un accordo, con una frase che sono introdotte attraverso il nostro effetto, subiranno questo sfasamento attraverso vari stadi. Entriamo subito nel vivo con il filtro all pass. Sia gli effetti di vibe che gli effetti di phaser hanno diversi stadi come questo che state vedendo. In effetti il filtro all pass cosa fa? Tratta l'intera banda che gli viene offerta, quindi tutta la banda di frequenza, creando uno sfasamento rispetto al segnale originario. Quindi non varia le frequenze, non altera le nostre frequenze, non diminuisce i bassi, non aumenta gli acuti, non fa niente di tutto questo, ma semplicemente introduce uno sfasamento. Importante è il valore di C. Mentre nei phaser abbiamo dei valori identici di questa capacità, nel vibe ovviamente abbiamo valori diversi. Se la relazione tra questi vari condensatori tra di loro cambia, ovviamente cambierà anche la banda passante che riesce a raggiungere il nostro filtro. Di conseguenza ogni stadio all pass, al variare di questo condensatore, tratterà diversamente alcune frequenze rispetto a delle altre. A un valore maggiore di C ci sarà consentito a una parte più bassa della gamma di accedere al filtro, a un valore più basso invece andremo a restringere la banda passante verso gli acuti. Nel caso del phaser questo sarebbe una cosa indesiderata. Noi vogliamo esattamente che il segnale che abbiamo in ingresso risulti sfasato in maniera integrale, quindi faremo passare indisturbata, diciamo, la nostra banda passante. Nel vibe invece, poiché l'effetto non è quello di ottenere lo sfasamento soltanto, ma di avere il classico effetto del vibe, questo lavoro su parte della banda differenziate tra di loro stadio per stadio crea un effetto vibe ed è questo poi che fa suonare diversamente un vibe da un phaser. Questo è la mancanza o la presenza di un circuito di feedback che andremo a vedere dopo. Chiusa questa parentesi con il nostro filtro all pass, adesso vediamo un LFO molto basico. Senza entrare in troppi dettagli, che cosa fa questo oscillatore a bassa frequenza? Gli viene fornita un'alimentazione di base. Cosa fa? Converte la nostra tensione continua in un segnale in alternata. Questo segnale in alternata, come vi dicevo prima, andando a polarizzare correttamente il nostro stato oscillatore, sarà nel caso di un LFO una frequenza al di sotto dei 20 Hz, quindi della gamma udibile. Vedremo che rispetto a questo schema semplificato che vediamo qua, quello che troveremo solitamente in un pedale phaser è uno schema che ha la possibilità di variare questa velocità di oscillazione e lo fa attraverso un potenziometro. Vedremo più in dettaglio adesso entrando nello schema. Partiamo dal phaser, che è forse quello più digeribile. Ecco, a fatte le dovute premesse, è molto più facile osservare già nello schema del phase 90 la presenza dei vari stadi e la loro funzione. Infatti vediamo i nostri 4 filtri all pass e il nostro oscillatore a bassa frequenza, il nostro LFO. Questo è il potenziometro che vi dicevo prima. In effetti è quello che corrisponde al vostro comando di rate o di speed.
Questi stadi ovviamente lasciati così da soli si limiterebbero a produrre uno sfasamento. Questo sfasamento si va a sommare attraverso questo partitore resistivo formato da 150K e 150K al segnale dry. Quindi noi avremo una sommatoria del segnale dry e del segnale effettato alla base di questo transistor. Lo preleveremo come segnale in tensione alternata dopo il condensatore da 50 nano e andrà indisturbato al nostro jack di uscita, dove avremo il nostro segnale trattato con il phaser. Per poter fare questa cosa abbiamo bisogno dell'LFO. L'LFO che cosa fa in effetti? Ci aiuta a far sì che i filtri all pass possano tagliare o enfatizzare il segnale che passa attraverso stadio di volta in volta, andando a pilotare la base di questi 4 FET. Quindi la funzione dell'LFO è quella di andare a tagliare e rendere presenti questi 4 stadi che sono diciamo tipici dello sfasamento. Quindi è quello che ci dà l'effetto nel phaser del segnale che va e viene. Quindi oltre allo sfasamento noi abbiamo questo effetto di ingresso e di uscita del segnale che ci restituisce l'effetto che noi siamo abituati a riconoscere come phaser. Una cosa interessante da notare è questo circuitino qui, questo bias, indicato come bias. Questo è un trimmer che è all'interno del pedale. Questo trimmer è quello che opera la polarizzazione di base di questi 4 FET e lo fa andando a prelevare dal V-reference a 3 volt un segnale che è circa la metà. Perché non una rete di resistori, una cosa fissa, eccetera? Perché questi 4 FET, che è buona norma, insomma, siano matchati tra di loro, quindi omogenei per caratteristiche, ma andrebbero comprati comunque sempre a quartetti, comunque avrebbero delle differenze tra un quartetto e l'altro. C'è la necessità di poter fare una regolazione fine, quindi per ottenere un'omogeneità. 10 phase 90 non possono essere 10 pedali diversi, chiaramente. Quindi questo ci consente di regolare in modo che al di là delle caratteristiche del quartetto, sempre premesso che siano FET con caratteristiche pressoché identiche, ci consente di andarlo a tarare in una regione in cui il funzionamento è garantito. Questo segnale utilizzato per pilotare i FET passa attraverso questo resistore da 1 megaohm e va a servire questa linea che è collegata alle basi dei 4 FET. Andiamo avanti. Ecco, vi ricordate la considerazione che avevamo fatto per i filtri all pass prima? Nel phaser, dove non si devono avvertire variazioni in frequenza, sono tutti quanti identici e se ci fate caso tutti quanti di valore addirittura superiore al valore d'ingresso. Quindi si scongiura la possibilità che in qualche modo possano avere una risposta diversa. Faranno soltanto la loro parte circa lo sfasamento. Mentre per quanto riguarda il feedback, come vi dicevo prima, questo resistore da 22K è importante a distinguere le varie tipologie di phaser. Ad esempio il Phase 90 non è rimasto immutato negli anni, nelle varie edizioni ci sono delle differenze sonore. Nelle edizioni diciamo più moderne, quelle successive alla script logo per intenderci, l'aggiunta di questo resistore ha reso l'effetto phaser più evidente, in quanto rimanda indietro una parte del segnale effettato. Il problema è che questo resistore e la scelta di questo valore di feedback introduce una serie di distorsioni che possono non essere piacevoli per tutti. Chi voglia infatti un effetto un pochino più fedele al primissimo phase script logo è quasi d'obbligo rimuovere questa resistenza per ottenere un suono più vintage, più morbido, con un phaser meno presente, ma anche diciamo più rispettoso del suono iniziale della chitarra. Passiamo adesso all'Univibe. Ecco, qui non abbiamo i nostri operazionali, quindi può risultare magari un po' più difficile da comprendere. Andiamo a mettere in evidenza i vari stadi, abbiamo sempre in rosso la parte dei nostri filtri all pass. Qui sono composti nient'altro che da dei BJT, dei transistor in configurazione tipo Darlington per intenderci, però siamo lì, la funzione che svolge è la stessa del singolo stadio che avevamo visto precedentemente per l'operazionale. La particolarità rispetto a un phaser è l'assenza di un circuito vero e proprio di feedback, innanzitutto. E la differenza poi sostanziale è che al di là della scelta adesso di amplificatori operazionali, BJT o altro, il pilotaggio, quindi l'inserimento e il disinserimento di questi filtri all pass, la sensazione di ingresso e uscita dell'effetto, sono determinati dalla presenza di 4 fotoresistori e di un bulbo luminoso, una lampada fondamentalmente.
Queste fotoresistenze altro non sono che dei dispositivi che, eccitati dalla luce, variano il loro valore in resistenza, quindi vanno da un valore minimo a un valore massimo in funzione dell'intensità luminosa con cui sono pilotati. Quindi il nostro LFO, che è quello che vediamo qua sotto, che concettualmente non è diverso da quello che abbiamo visto prima, svolge la stessa medesima funzione. In questo caso l'LFO pilota direttamente il bulbo, quindi è il bulbo illuminandosi e spegnendosi, quindi andando a variare la propria intensità, che andrà a far variare il valore di queste fotocellule in resistenza, di questi fotoresistori. Questa variazione va a sostituire quella che avveniva sui 4 FET che abbiamo visto nel circuito del phaser. La differenza è tutta qui. Cosa importante è perché suona diverso il vibe rispetto al phaser. Arriviamo ai nostri stadi all pass. Come vi accennavo all'inizio del video, la differenza tra il phaser e il vibe è la scelta di valori diversi proprio sui singoli stadi. Infatti, mentre abbiamo visto nel phaser che il valore del condensatore è identico in tutti e 4 gli stadi, quindi introduce sempre uno sfasamento di valore predefinito che si ripete stadio dopo stadio. L'effetto vibe si ottiene invece andando a sfruttare dei condensatori differenti tra di loro. Infatti la tentazione nel vedere questi condensatori di valore diverso potrebbe essere quella di pensare che sia andata ad effettuare dei tagli in frequenza. Non è così. Un filtro all pass configurato come in questo caso con un passo alto, un filtro passo alto in associazione all'ingresso, la variazione del condensatore servirà soltanto a variare il tipo di sfasamento, quindi noi non avremo più 4 stadi che sfasano in maniera regolare della stessa quantità le frequenze. E sfasano in che modo? Con le frequenze acute il condensatore si comporta come fosse un cortocircuito, le lascia passare libere con uno sfasamento diciamo minimo, meno intellegibile. Mentre proprio sulle frequenze, diciamo che mano a mano che ci avviciniamo alle frequenze basse, il condensatore invece si comincia a comportare come se fosse un circuito aperto, andando a offrire quindi uno sfasamento maggiore alle frequenze man mano che diventano più basse. Questa ratio viene regolata appunto da questi 4 valori diversi di condensatore, per cui avremo in effetti non più 4 stadi regolari, ma 4 stadi ognuno con una propria peculiarità nello sfasamento, ed è questo che crea l'effetto vibe. Avendo definito adesso la differenza tra i due effetti, è possibile vedere cosa fare con un phaser. In effetti, ritornando allo schema del Phase 90, ho messo in evidenza 2 parti del circuito. La prima parte, quella del resistore, è la più ovvia, è quella che vi ho spiegato prima. Può essere tranquillamente opzionale. Una cosa interessante invece è andare ad aggiungere un controllo di depth, ovvero una volta determinato qual è il valore di pilotaggio ideale attraverso il nostro trimmer di bias, in questo caso, nulla ci vieta di andare a sostituire questo resistore fisso da 1 megaohm con un partitore di identico valore, partitore che sarà formato da una resistenza da 470k e da un potenziometro da 500k. Questo potenziometro e questa resistenza in serie formano 970k, quindi un valore prossimo al megaohm, e il range che ci offrirà il nostro potenziometro ci darà la possibilità di rendere più o meno profondo l'effetto di phaser. Quindi avremo il nostro famoso controllo di depth esterno. Ecco, e questo è il motivo per cui ho scelto ad esempio il kit di Musicking per poter farvi questo esempio, in quanto questa modifica è già implementata nel loro phaser di base. Ma noi vedremo adesso anche che cosa fare per rendere questo effetto diverso, quindi passare da un phaser a un vibe. Ecco, nel caso del vibe, la rimozione di questo resistore è d'obbligo, per evitare insomma che suoni diversamente da come dovrebbe. Poi l'inserimento di un depth è necessario e, ultimo ma non ultimo, andremo a sostituire i 4 valori a questi condensatori dei nostri filtri all pass con quelli presenti nell'Univibe per vedere come suonano. Vediamo adesso la soluzione che ci propone di Musicking e vediamo che la cosa interessante è che ce lo propone già con la modifica che vi dicevo, ovvero con un controllo di depth. Come vedete, tra il valore del potenziometro e quella dei 470k è prossima al megaohm, quindi sostituisce perfettamente la resistenza che era pensata originariamente come fissa nel phaser base.
Quindi cosa andremo a fare? Andremo a sostituire i valori di C2, C3, C4, C5 con quelli dell'Univibe, nell'esatta sequenza in cui sono montati sull'Univibe, e ad eliminare questo resistore. Andremo a eliminare questo resistore da 22K, semplicemente ci limiteremo a non installarlo. Anche questo video è finito, spero che siate sopravvissuti allo spiegone, ragazzi, scusatemi, ma purtroppo è impossibile introdurvi a certe cose senza darvi un minimo di linea teorica di base. Meno di 20 minuti per spiegare cose del genere, onestamente, mi risulterebbe difficile, risulterebbe talmente sintetico da essere quasi inutile, non riuscirei a toccare tutti gli argomenti. Il prossimo video, in compenso, sarà un video molto pratico, quindi vi presenterò i due pedali nella variante Phaser e nella variante Vibe, partendo sempre dal kit che vi ho accennato all'inizio del video e che troverete in descrizione, e sentiremo direttamente come suonano, quindi come sono due creature poi completamente diverse tra di loro. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto. Se il video vi è piaciuto, mettetelo un like, è gratis, e vi rimando al prossimo video che uscirà a breve.